Buongiorno a tutti, oggi partiamo, andiamo al taglio della Medica. Adesso abbiamo dato un'ingrassata alla condizionatrice. E si parte. Abbiamo il nostro 130R, siamo a un'ottantina di ore di lavoro. Questo qua è il campo dove abbiamo fatto la gara, che è stato rippato. Quest'anno la gara è stata abbastanza ben riuscita, avevamo 35 trattori in gara, poi Gabriele ha messo già il video. Della barba, così abbiamo attivato le impostazioni che avevamo personalizzato sul Command Pro e partiamo. Questo è il quarto taglio. È un po' matura perché andava tagliata la scorsa settimana, ma la scorsa settimana le previsioni meteo non erano molto favorevoli e allora abbiamo aspettato. Non vi ho detto, questa è una Crone Easy Cut 2,80 m. Stiamo viaggiando a una velocità di 10 km/h. Questo lavoro qua lo dobbiamo sempre fare al pomeriggio perché al mattino a tagliare qua in pendenza si scivola sull'erba medica. Allora normalmente tagliamo
pomeriggio. Ciao Lucky, ciao! Non ho ancora molta dimestichezza con la Command Pro, devo ancora prenderci un po' la mano. Il mio figlio che è più pratico. Che si potrebbe fare tutto con la leva, non siamo ancora troppo abituati con l'indossore a sinistra. Diciamo che come quarto taglio c'è una discreta quantità di roba. Quest'anno gli altri 3 tagli sono stati abbastanza penosi. Una quindicina di giorni fa è venuto un temporale, allora è ancora venuto qualcosa. Ragazzi, riprendiamo il video. Adesso ho già tagliato praticamente tutta la parte pendente. Non ho fatto il video qua perché la guida era un po' impegnativa. Adesso qui siamo nella parte piana del campo. Come vedete abbiamo una buona quantità di prodotto. Quest'anno è stata un po' un'annata magra. Abbiamo fatto nei 3 tagli precedenti quanto un primo taglio normale. Però ci accontentiamo. Adesso qui stiamo tagliando un po' più velocemente, siamo a 12 km/h. Come vedete la barra non fa nessuna fatica. Adesso abbiamo preso un po' più di dimestichezza con questa cosa del Command Pro. Se poi uno impara ad usarlo è molto comodo, cioè praticamente fai tutto dalla leva. Ma io sono ancora un po' della vecchia scuola. Buongiorno a tutti, siamo col 130 di nuovo e attacchiamo il girafieno per andare a girare la medica.
alziamo il piedino, possiamo partire. Sono le 7:30 del mattino, andiamo a girare adesso perché se no più tardi viene più secca, si perde parecchia foglia. Lì c'è già mio papà che con il ranghinatore ha fatto un giro tutto intorno al campo. Pelino il terzo punto. Questo qua è un girello Krone, 6 rotori, 6,70 m. Qui abbiamo un pozzo che non fa sempre molta attenzione, invece passiamo proprio giusti. Come vedete stamattina non c'è rugiada, perciò questa è la condizione ideale. Il girello prende 3 andane giuste della falca condizionatrice della 2,80 m. Infatti prima avevamo 6,20 m, l'abbiamo sostituito con questo perché cambiando la macchina dalla 2,40 alla 2,80 non riuscivamo più a disfare fermo, ancora abbiamo preso questo. Come vedete la tocchiamo solo per sollevarla un pochino, se non essendoci tanta roba non è il caso
di disfarla molto. Questo campo è circa 7 ettari, ci metteremo un'oretta a girarlo tutto. Buongiorno a tutti, come vedete stiamo ammucchiando l'erba medica con il ranghinatore doppio Crone 760 e il John Deere 5720. Un po' di vibrazione qua è tutto. Stiamo andando a una velocità di 13,5 all'ora. Qua in salita fa un po' fatica, ma ricordiamo che abbiamo solo 80 cavalli. Dice mio papà con l'altro ranghinatore che comincia a fare gli angoli, pezzi un po' più scomodi per questo. Adesso andiamo a ricominciare dal fondo. Vedete, non ci sono andane molto grosse, ma preferisco fare così che spostarla tante volte che perdiamo solo della foglia. Faccio qualche giro in più con la pressa, è uguale. E anche a questa velocità il ranghinatore fa un ottimo lavoro. All'ora. Qualcuno dice che il Crone nella medica non va bene perché gira troppo forte. Io sono dell'idea che il girare troppo forte dipende dalla velocità in cui uno lavora. Se la macchina gira forte è solo questione di andare più forte col trattore. Come vi ho detto, questa qui è un'erba medica al 5° anno, è ancora buona, però adesso la togliamo, semineremo grano. Questa è una vecchia casetta, una volta c'erano tutte vigne qua, però sono quelle cose che bisogna tenere, che sono ricordi dei nostri anziani. Adesso oggi lasceremo ancora prendere tutta la giornata così in andana e stasera la imballiamo. E anche il nonno ha fatto la sua parte.
accendiamo il rallenatore. Abbassiamolo. Stasera facciamo la pressatura. Adesso stasera andiamo a pressare l'erba medica. Cominciamo a fare queste due file di fieno qua vicino. Nel frattempo che si accende il monitor, allora il monitor si è acceso. Allora, questa è una pressa John Deere 461M, è la seconda che abbiamo, perché la prima l'abbiamo sostituita dopo 4 campagne, 10.000 rotoli, con questa che è 4.0. Diciamo che la vecchia non era una macchina che non andava bene, però c'è stata l'occasione di sostituirla con questa qui. Questa è una macchina, rispetto alla vecchia è Isobus, è tutto comandato da questo monitor qua. Abbiamo messo un monitor aggiuntivo per non avere sul trattore questo. Abbiamo fatto 1000 rotoli quest'anno perché non so, è arrivata, diciamo, dopo i primi tagli. Il secondo taglio qui i prati non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto 1 migliaio di balle di paglia, che non è tanto perché quest'anno c'era poca roba. Diciamo che la macchina rispetto alla vecchia cambia in poco, però la gestione elettronica è un po' diversa. Qui abbiamo anche il monitor dell'umidità e adesso arriviamo a imballare. Abbassiamo il raccoglitore e si parte. Noi abbiamo impostato una dimensione di 1,70 m. Io le balle le faccio un po' grosse perché è tutta roba che utilizziamo noi, allora sono fatte giuste per i nostri rimorchi. Il problema di lavorare qua in collina è sempre di dove scaricare le balle.
vedete adesso lei suona a 20 cm prima della dimensione raggiunta. Ci sono tutte le impostazioni della macchina, la legatura manuale, rete o spalco, ma questa è solo la rete. Adesso stiamo lavorando all'80% della pressione. Ecco, la base è finita. Io stacco la presa di forza perché se no devo regolarmi un attimo gli specchi, che di solito me li regolo. Portellone chiuso e si riparte. Comunque ragazzi, adesso io vi saluto e seguite sempre il canale di Gabri 982, iscrivetevi anche al canale così vedete i suoi video e i nostri video. Ciao a tutti, buona serata.